Bentornati! Nel video di oggi non faremo dei video tutorial, ma proviamo insieme i Pure Metal Pigments, che ho avuto la possibilità di provare grazie a Green Stuff World. Questi pigmenti sono usciti da qualche mese in 4 colori, ovvero oro, bronzo, oro antico e rame. Si presentano in polvere in barattoli da 30 ml di prodotto e saranno da unire a una componente liquida. Sul sito segnalano come valido l'uso di un varnish, un fissante o un colore, ma ovviamente il prodotto consigliato è il Master Medium, che potrà essere usato anche per tutti gli altri pigmenti in polvere che hanno a catalogo. Essendo il risultato di un processo che ha come base dei veri metalli, promettono di offrire un alto grado di realismo grazie anche al fatto che sono in grado di reagire a prodotti per l'ossidazione dei metalli. Non so voi, ma io ho sempre avuto alcuni problemi con i colori metallizzati, perlomeno quelli che ho provato fino ad ora, dato che creavano a mio parere un colore troppo finto in cui si distinguevano chiaramente base colorata e pigmenti e quindi apparivano come dei brillantini. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se sono l'unica ad aver avuto questi problemi. Prima di questo video ho fatto una prova con il color rame e ne sono rimasta affascinata, ma insieme proviamo tutti e 4 i colori su questi ignari Space Marine, che dubito fortemente desiderassero delle armature scintillanti. Partendo dal pigmento puro e aggiungendo quanta meno componente liquida possibile, questo problema non dovrebbe presentarsi, ma anzi creare sulla miniatura una sorta di patina metallica. Vediamo insieme se è vero. Su entrambi gli Space Marine ho creato un semplice primer nero, dato che proprio il nero è il colore più adatto come base per i colori metallizzati. A fine video vedremo se risulterà ancora visibile o se sarà stato coperto completamente dai pigmenti. Ho scelto queste miniature anche perché avevano parecchi dettagli e per questo testeremo la finezza dei pigmenti e vedremo se tendono a nasconderli o se saranno fini abbastanza da lasciarli intravedere tutti. Con la matita segno brevemente il centro dello Space Marine giusto per avere un riferimento. Per questo primo tentativo ho provato a mettere sulla tavolozza prima il medium, circa 3 gocce, e poi il pigmento. Partiamo quindi con il color oro che, come vi dicevo, si presenta in polvere. Il barattolo potrebbe sembrare non completamente pieno, ma è semplicemente una questione di compattezza del prodotto all'interno. Con l'aiuto di un bastoncino prelevo un po' di prodotto che vado a mischiare con il medium. Non so ancora bene che proporzione deve esserci tra polvere e liquido, ma secondo le indicazioni del sito aggiungere troppo medium rovinerebbe l'effetto finale, quindi preferisco partire con poco ed eventualmente aggiungerne. All'inizio la tentazione di aggiungere subito altre gocce è davvero forte perché sembra davvero troppo denso. Continuando a mischiare però il risultato è a dir poco spettacolare. Wow! Non so se è così anche per voi, ma a me sembra davvero oro liquido. Provo anche su un pezzo di carta per vederne la resa sul bianco, dove appare davvero brillante, ma si conferma il fatto che è meglio stenderli su una base nera. Vediamo quindi insieme la resa sullo Space Marine. Credo che il risultato parli da solo, fantastico, coprente, lucente e soprattutto uniforme. Quell'effetto di liquido con i brillantini non c'è, sembra assolutamente placcato in oro. Non so, fatemi sapere qui sotto nei commenti se siete entusiasti come me. Ho accelerato le immagini per farvi vedere che è praticamente l'effetto di una sola passata, solo in alcuni punti è necessario ripassare per coprire il segno delle pennellate, ma per il resto è già fantastico il risultato di una sola passata. Come colore, questo oro mi sembra un po' troppo appariscente per i miei gusti, ma dobbiamo vederlo in confronto agli altri. Proviamo quindi il color rame sul lato opposto dello Space Marine. In questo caso ho provato a fare il contrario, quindi disporre prima un po' di pigmento sulla tavolozza e poi il medium. Dopo aver provato entrambe le soluzioni, credo che questa sia la più comoda, in modo da vedere quanto pigmento abbiamo prelevato e capire subito quanto medium ci serve. Come prima mischio tutto con un bastoncino e dopo il primo momento di granulosità l'effetto di metallo liquido è evidente anche qui. Bellissimo! Poi personalmente amo il color rame. Facciamo anche qui la prova su carta e poi sullo Space Marine. Cosa posso dire se non spettacolare? Lo sfondo nero scompare completamente e la miniatura sembra subito placcata.
Per fare queste prove io ho usato un pennello vecchio, quindi di media qualità con setole piuttosto dure. Usando un pennello più morbido e di qualità migliore sicuramente non si vedrebbero assolutamente i segni di alcune pennellate, quindi il risultato sarebbe sicuramente migliore. Questi pigmenti sono indicati anche come adatti per essere applicati con l'aerografo. Personalmente non ho provato, ma sinceramente temo che i pigmenti così fini possano intasare l'ugello e che siano difficilissimi da ripulire completamente, quindi credo che continuerò ad applicarli con il pennello. Proviamo quindi anche gli altri due colori, ovvero bronzo e oro antico, che dall'esterno sembrano un po' simili. Una volta aperti, l'oro antico sembra leggermente più verdognolo, ma vediamo la resa sulla miniatura. Tra tutti questi colori devo dire che fino ad ora la resa nella tavolozza e sulla carta è la stessa, quindi cercando di usare la stessa proporzione tra pigmento e medium, l'effetto finale è lo stesso per tutti i colori e sembrano coprenti allo stesso modo. Sulla miniatura è ancora una volta incredibile, compatto, scintillante e appare come se fosse immerso nel metallo liquido. Se lo guardiamo rispetto al più classico gold appare un po' più rosato, come se virasse leggermente verso l'oro rosa. Personalmente lo preferisco, dato che è leggermente meno appariscente, ma senza perdere la sua lucentezza. Dipende comunque dal soggetto che dobbiamo dipingere e dal tipo di trattamento con cui abbiamo in mente di lavorarlo. Vediamo infine il bronzo, che sembra spostarsi ancora di più verso l'oro rosa. Sembra proprio un mix tra l'oro antico e il rame. Sulla miniatura la copertura è la stessa, anche se inizialmente mi sono accorta di averlo lasciato leggermente troppo liquido, quindi ho aggiunto ancora un po' di pigmento. Il mio consiglio quindi è quello di partire proprio con pochissimo medium ed eventualmente aggiungere un'altra goccia solo se necessario. Così facendo non sprecheremo neanche un grammo di pigmento. Sulla miniatura potrebbero sembrare quasi lo stesso colore, ma guardando meglio la differenza si nota. Osservando i colori sulla tavolozza si nota ancora di più come ognuno abbia un sottotono diverso, più o meno caldo. Nello stesso modo anche sulla carta sembrano proprio in una sorta di gradazione che va dall'oro, oro antico, bronzo e infine rame. Vediamo quindi insieme le conclusioni che riguardano questa prima prova per i Pure Metal Pigments. Nei pregi mi sento di inserire senza dubbio l'altissima coperenza e l'effetto placcato. Ve l'ho già detto, ve lo ribadisco, mi ha veramente sorpreso. Il fatto che già dalla prima passata risultino così brillanti è un fattore positivo, così come il fatto che essendo composte da polvere di metalli veri si prestino a creare effetti ossidati senza doverli simulare. Il fatto che sia da comporre al momento ci permette di avere un colore estremamente pieno, corposo e pigmentato, così da non costringerci a fare tantissime passate per ottenere un risultato omogeneo. In ogni boccetta c'è davvero tantissimo pigmento, quindi il costo di circa 7 euro secondo me è giustificato. Essendo in polvere, se lo teniamo ben chiuso non rischia neanche di seccarsi anticipatamente, anche se lo usiamo con poca frequenza rispetto ai classici colori.
Ovviamente, data questa lucentezza così importante, si prestano benissimo ad essere lavorati con degli shade o con degli effetti ossidati o usurati a seconda del tipo di metallo. D'altro canto, nei difetti potremmo includere il fatto che è meno pratico da usare rispetto a quelli già pronti. Proprio a questo proposito va ricordato che serve comunque un medium, quindi un altro prodotto da acquistare in abbinamento. Detto questo, personalmente non li ritengo due difetti invalidanti, tanto da rinunciare ad un effetto così deciso e coprente. Personalmente li ritengo davvero un'ottima scoperta, soprattutto la soluzione di polvere più medium che mi permette di decidere la densità della pigmentazione. Probabilmente molti di voi già utilizzano questo tipo di soluzione per i colori, ma io non vi nego che sia il mio primo approccio ad un prodotto del genere e che ne sono rimasta estremamente entusiasta, se non si fosse sentito. Se li avete provati anche voi e magari avete riscontrato altri problemi in cui non mi sono imbattuta io, fatemeli sapere qui sotto nei commenti. Se avete da consigliarmi altri prodotti metallizzati, magari argentati, che hanno una resa simile, scrivetemeli sempre qui sotto. Se volete dare un'occhiata ai Pure Metal Pigments, vi lascio il link al sito di Green Stuff World, che ringrazio nuovamente per questa prova. Io vi ringrazio per essere arrivati fino qui, spero che questo video vi possa essere utile per decidere se questi prodotti fanno per voi. Se vi piace questa tipologia di video fatemelo sapere con un like o un commento e iscrivendovi al canale. Con questo vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!